Signori, è maggio! Finalmente possiamo tornare a praticare il nostro amato taco game da qui fino ad agosto, durante tutto il periodo estivo. Tenendo presente però che la maggior parte delle catture saranno schiuse di uova, quindi i polpi piccoli dovranno essere trattati con cura e possibilmente rilasciati in acqua per permettergli di raggiungere le taglie minime che arriveranno da metà settembre in poi. Fatta questa importante premessa, immergiamoci nel vivo del video. Ho scelto questo punto in particolare perché, essendo fondale roccioso ovunque, ci permette di utilizzare tutti quanti i nostri artificiali della linea da Taco Game, che ovviamente trovate all'interno del nostro negozio online in pescastore.it nella sezione dedicata. Per le zone di rocce sotto di noi, come in questo caso, andremo ad utilizzare la nostra polpara artigianale taco, mentre per sondare tutte le zone centrali e in distanza utilizzeremo il Taco Edge Essential, che si presta molto di più al lancio. Poi, se troveremo delle zone che hanno un fondale misto tra ciottoli e sabbia, utilizzeremo il nostro Taco Lead col Taco Crab. Per sondare in maniera più veloce il fondale andrò ad utilizzare solo l'asta ferrante della nostra polpara, in questo caso di colorazione gialla. La potete trovare sia singola sul nostro shop online sia all'interno del kit polpara All Colors, e ci andiamo a piazzare dentro, ragazzi, un bel granchietto finto colorazione verde, che sul giallo mi piace tantissimo. Inserirlo è semplicissimo perché qui sul lato c'ha praticamente un foro che trapassa tutto quanto il corpo del granchietto. Adesso in maniera molto semplice andiamo a inserire l'asta sulla nostra coda di porcellino. Qui è lo snap specifico a 3 vie, noi ne utilizziamo solo uno da questa parte. Non si apre, mi raccomando, si sfila all'interno l'asticella, fa un piccolo scatto e ci siamo. Ecco qui. E poi invece sul moschettone classico normale andiamo a mettere il nostro piombo abbinato bianco-giallo, pronti per sondare in maniera veloce i scoglietti che sono qui sotto, o vediamo di far uscire qualche bel palpetto. Particolarità della nostra polpara che fa lavorare gli ami al contrario sul fondo, quindi se ben utilizzata con coscienza di quello che stiamo facendo, risulta assolutamente anti-incaglio. In questo caso, vedendo bene il fondale, io non ho neanche necessità di farla arrivare proprio sulle rocce a terra, la muovo e la cerco un poco prima. Ecco, mettiamola in questo caso. Poi faccio fare delle belle cercate ampie, vedete? In questo modo, così da attirare magari l'attenzione di qualche polpetto. Attenzione, il granchietto non lo vedo più, neanche il piombo. Vedo solo l'asta ferrante. Sì, mi sa che c'è un polpetto vicino. Sì, ragazzi, è arrivato polpetto vicino, però c'è un grande problema. È talmente piccolo, chiaro, proprio di questi mesi, che sull'asta ferrante non si è messo. Si è messo solo sul diciamo così, sul granchietto e sul piombo. Vediamo se decide di prendersi tutto. Vedo, incomincio a vedere anche l'asta scomparire. Vediamo un po'. Ha lasciato il piombo. Eccolo, piccola ferrata. Primo polpetto, signori. Appena ho visto che si è preso anche un poco della sfera gialla, lo abbiamo tirato sopra. Ehi, caduto. Che bello, signori. Oh, è arrivato subito, proprio sotto, vedete? Eccolo. Polpettino proprio di questo periodo, ragazzi. Guardate la polpara, quanto è grande. Che in verità quanto è grande, insomma, quanto, diciamo, una mano. E lui è talmente fiero e sicuro di sé che è andato a prendersi tutto quanto l'artificiale. Ovviamente non solo incuriosito un po' da tutto quanto il complesso, ma soprattutto di questo bel Taco Crab colorazione verde. Questa è proprio una schiusa di uova recentissima. Vedete il polpo come è ancora piccolo? Quindi potrebbe essere anche la possibilità che ce ne possano essere altri nelle vicinanze. Comunque dai, primo incontro, che bello, lo rilasciamo subito. Ciao piccolo, grazie mille, spettacolo, signori. Questo è il periodo più bello che consiglio, perché davvero si riesce a capire un po' quali sono tutti quanti i comportamenti dei polpi alla vista dei nostri artificiali. Quindi lo consiglio davvero alle persone che sono anche alle prime armi, i ragazzi che vogliono
iniziare a praticare questa tecnica, perché qui affiniamo un po' tutti quelli che sono i movimenti per poi arrivare a settembre, ottobre, novembre, che si ha a che fare con polpi decisamente più grandi. Vogliamo fare subito un change di artificiale e proviamo a fare qualche lancio distante? Che ne pensate? Andiamo a mettere il nostro Taco Edgy Essential, grammatura ovviamente da 25 grammi, la più indicata per poter pescare insomma da riva, scogliera, porto eccetera eccetera, con le canne da spinning, e colorazione arancio fluo, che diciamo con le luci dell'alba è un'altra che funziona tantissimo. Ci andiamo a inserire ovviamente le nostre sferette galleggianti, che apposte sull'asticella che abbiamo qui sul retro faranno lavorare gli ami sul fondo ancora più in maniera verticale. Ovviamente io qua, ragazzi, mi voglio divertire, diciamo non per forza dobbiamo abbinare arancio con arancio, infatti andrò a scegliere una sferetta gialla. Basta mantenere in maniera salda tra le due dita l'asticella fast clip e poi far fare opla, un piccolo scatto alla sferetta che ha questa piccola asola. Anche in questo caso coda di porcellino, scatto e ci siamo. Ora però andiamo ad aggiungere su quest'altra coda di porcellino un'asta con sfera galleggiante, in questo caso nuda la chiamiamo, quella da innesco, quindi senza gli ami. E però voglio proseguire con il nostro granchietto di colorazione verde su questo giallo, quindi abbiamo questo bel contrasto di colori, ma soprattutto un'esca molto voluminosa che al polpo piace, anche a questi molto piccoli, ragazzi, non vi credete, sono capaci di andarsi a mettere su esche molto voluminose. Intanto facciamoci il nostro piccolo recupero iniziale, aspettiamo che l'artificiale vada sul fondo, ok, come in questo caso, e iniziamo a fare il nostro recupero. Anche qui con il Taco Edgy Essential di solito consiglio un recupero con la punta della canna alta, soprattutto se il fondale è molto roccioso, però vi ripeto, con le aste con sfera galleggiante siamo abbastanza agevolati. Ci sta anche, ragazzi, che bisogna in un certo senso conoscere bene il fondale. Se si ha una buona mappa mentale dello spot dove si sta pescando, è chiaro che poi col tempo si diventa molto più abili nell'utilizzare gli artificiali. Oh, eccolo, si avvicina, il polpo qui sotto. L'ho visto proprio che a camminare, incredibile, si è messo sopra tutto l'artificiale. Mamma mia, non vedo più l'arancio, è scomparso. Abbiamo un piccolo ferrata, eccolo anche sul Taco Edgy Essential. Oh, è caduto. E anche questo piccolino, ma questo è stato violento, ragazzi, mamma mia, se ci è andato proprio in maniera proprio... Io non ho visto più l'arancio del Taco Edgy Essential da lontano, mentre stavo proprio a fine recupero qua sotto. Anche qui parliamo di un'escona bella grande, perché è un 3.5 con tutto il granchio, ma questa volta aveva proprio avvolto tutto. È incredibile come polpetto così avvolge proprio tutta l'esca. Non lo lasciamo fuori dall'acqua per altro tempo. Grazie mille per essere venuto a trovarci. Via in acqua, nero, e via. Ok, dopo il secondo polpetto ci siamo spostati, stesso punto, uguale a come quello di prima, quindi sotto si può provare con la nostra polpara artigianale. Vedete, sono ancora tutti massi belli importanti, Qui ancora non è il caso di utilizzare il taco lead. Andiamo a rimettere la nostra colorazione gialla, perché comunque con le luci che ci sono in cielo, la posizione in cui stiamo pescando eccetera eccetera, fa il giusto contrasto in acqua, ci permette di vederla per bene. Eccolo qui, scatto, solito scatto all'interno, ci siamo. E poi sul moschettone andiamo a piazzare il nostro piombettino. Anche in questo caso ho messo solo l'asta ferrante, non ho aggiunto l'asta diciamo nuda da innesco, perché voglio fare giusto una sondata veloce qui sotto e poi fare dei lanci, perché per come potete vedere
si presta un po' più al lancio che sotto. Sotto abbiamo veramente poco da sondare, che è tutta questa zona qui. Però ci proviamo, ok, si prova. Via. Sotto non è da sottovalutare, ragazzi, perché di solito uno pensa no, il polpo sta lontano, invece no, di questi periodi è molto probabile che stia sotto. E anche settembre, ottobre, novembre e dicembre, a volte lo cerchiamo in lontananza, invece sta proprio... ho appena parlato, signori, ho appena parlato, è uscito qua sotto, proprio sotto di come si è messo. Vedo la sfera però sul granchio, sì, lo provo a dare. Sì, l'ho dato e l'ho preso. Si è portato dietro anche le pietruzze. Ma l'ho appena messa in acqua la polpara. Assurdo, polpetto. Guarda quante guarda, date le pietre che si è portato dietro. Dai, sono contento perché vi sto mostrando per bene come si esegue una sessione di pesca con i nostri artificiali, con queste magnifiche creature, Bisogna sempre trattarle con cura. Mi raccomando, mai andarle a stringere dalla testa, dove ci sono all'interno tutti quanti gli organi vitali. Stavi sotto questo vassetto, quindi puoi riandare. Perfetto, bravo. Via. E va giù, si rimette proprio lì sotto, sotto al massetto da dove è uscito. Sarei tentato anche di proseguire da questa parte, però dai, missione super iper compiuta, così, subito. Proviamo a mettere il Taco Edge Essential di nuovo, subito ricambio e via a lanciare in acqua. E andiamo questa volta a piazzare testa rossa, corpo bianco strautilizzato. Signori, veramente ha passato il mondo questo artificiale. E andiamo a inserire, ovviamente mantenendo ben salda l'asticella fast clip tra le dita, la nostra sferetta che gli permetterà di andare a lavorare sul fondo sempre col culetto alzato. E poi voglio andare a mettere un'asta colorazione rossa, dai, con il granchietto verde, signori, che oggi protagonista, indiscusso e assoluto. Si stanno andando a piazzare quasi in maniera violenta su questo granchiettino. La inseriamo sull'altra coda di porcellino e possiamo andare a fare qualche lancetto col nostro Taco Edge Essential. Andiamo a fare il nostro lancio, dai, proviamo. Giusto un lancio a ventaglio, quindi centrale, sinistra, destra, e vediamo se esce qualcosa. Recupero lento ma costante, possibilmente con la punta della canna alta. Questo è quello che consiglio a livello di recupero per cercare di evitare il più possibile gli incagli. Qui ovviamente già ci abbiamo fatto tantissime altre catture, abbiamo una playlist intera sul Taco Game. Addirittura ci siamo venuti col SAP qui, pensate un po'. Bellissimo spettacolo. Guardate che artificiali, io non so se si riesce a vedere, ragazzi, dalla GoPro come sta bene in alto e come lavora, però davvero spettacolare. Me ne stavo venendo da questa parte e ho detto vabbè, ma fammi fare un lancio verso di là, sempre con il Taco Edge Essential, testa rossa, corpo bianco. E questa volta, ragazzi, è grande, è un polpo grandicello, ma si vede, si vede. Ma sta tutto messo sopra. Proviamo a dare leggermente una piccola ferratina. Eccolo, sì, l'ho portato sopra. Mamma, ragazzi, un bel polpo. Chiudiamo un po' di frizione e alziamo la canna. Ce la fa, sì, un bel polpone, altro che, signori. Mamma mia, il Taco Edge Essential, signori. Testa rossa, corpo bianco. È sempre lui. Spettacolare. Mentre aspettavo che la GoPro si asciugasse per continuare a fare i video, mi stavo spostando, ho detto vabbè, tanto comunque si deve asciugare, ma fammi fare un piccolo lancio letteralmente tra quelle piccole rocce che affiorano. Non so se si vede, loro proseguono fin sotto qui a venire giù e all'improvviso sbodibongsi. Via, Lorido al mare da questa parte. Sei stato stupendo incontrarti, sei fantastico. Vai in acqua, vai. Mamma mia, che bellezza che sei. Wow, via. Signori, l'ho rilasciato perché vi ripeto, io esco a pescare per fare l'incontro con questo magnifico esemplare. Lo rispetto tantissimo. Se lo trattengo è solo ed esclusivamente quando so che
sicuramente poi verrà mangiato, se no può essere grande quando volete voi, ma verrà sempre rilasciato in acqua. Quindi questo è, direi che adesso invece possiamo proseguire la nostra pescata, non ci si ferma, dai, è arrivato secondo me il momento almeno del taco lead. Portiamoci in un altro punto e facciamo un paio di lanci con il nostro ultimo artificiale. Abbiamo pescato per circa un'altra oretta con il taco lead, ma non abbiamo incontrato nessun altro polpo, quindi ci porteremo un video dedicato a parte, magari anche con qualche bella cattura nelle prossime settimane. E intanto, se ve lo siete perso, potete recuperare quello registrato l'anno scorso, sempre nello stesso periodo. Eccoci qua, signori, all'interno del nostro piccolo laboratorio. Che mattinata, signor Alfonso! Ci sta dando una piccola mano un amico di famiglia, Super signor Alfonso è grande saldatore tra le altre cose, quindi veramente molto bravo. E ci tenevo ovviamente a ricordarvi sempre che i nostri artificiali della linea da Taco Game, almeno il Taco Edge Essential e la polpara, sono tutti quanti assemblati a mano. Vedete? Qui sono in fase ancora di produzione. Di qua abbiamo quelli completi. Prima di fare questo video, ragazzi, ci abbiamo dato dentro con un bel po' di produzione. Qua davvero avete l'imbarazzo della scelta. Polpare artigianali le abbiamo messe a profusione una dopo l'altra. E qua abbiamo fatto anche un bel ricarico di taco lead. Siamo stati sfortunati col taco lead, alla fine non siamo riusciti a prendere nulla, però insomma dai, abbiamo fatto anche un altro video, vi ripeto, ve lo lascio in alto a destra se lo volete vedere. Io direi che dal nostro umilissimo laboratorio è tutto. Sono davvero contento di come è andata questa mattinata. Spero che voi possiate darci supporto acquistando ovviamente i nostri artificiali. Ci sono i kit, ci potete scrivere per mail, ma anche tramite il numero aziendale WhatsApp. Io sono sempre molto presente lì per darvi supporto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao!